Cari amici, buongiorno! Per vedere l'elefante, oggi parliamo di germi. Chi nella vita non ha mai sentito parlare di germi? Nessuno. I germi, questi cattivissimi mostri che bisogna sconfiggere, che bisogna eliminare ad ogni costo, e bisogna lavarsi, sterilizzarsi le mani, come abbiamo visto anche di recente negli avvenimenti degli ultimi 2 anni. Bene, i germi hanno una teoria che è stata portata avanti da Louis Pasteur, che era un farmacista, il quale ha ipotizzato la teoria che i germi, questi microorganismi, questi organismi piccolissimi, siano causa delle malattie. E indipendentemente da noi, indipendentemente dal nostro organismo, indipendentemente dalla sua condizione, secondo Pasteur i germi sono proprio i responsabili dello sviluppo di quelle che noi chiamiamo malattie, dei fastidi nel corpo che chiamiamo malattie. Questa teoria è stata sposata, accettata dalla scienza medica, e su questa teoria è stata costruita quello che è la medicina moderna e la farmacologia. Io però oggi vi vorrei parlare di un'altra teoria molto importante, che è quella opposta a quella di Pasteur, ed è la teoria inventata, scoperta, definita da Antoine Béchamp e da Claude Bernard, che erano entrambi ricercatori e avevano invece scoperto che i germi sono mutevoli, possono essere pleomorfi, possono avere molte forme, a differenza di Pasteur, che sosteneva che i germi fossero monomorfi, cioè che avessero una sola forma. Mentre Béchamp e poi Bernard si sono resi conto che i germi sono mutevoli. I germi possono cambiare la loro forma e possono cambiare la loro dimensione a seconda del terreno che li ospita. E questa è una scoperta rivoluzionaria, perché non mette più nelle mani esclusive del fato il fatto che noi possiamo o meno ammalarci di qualche cosa, ma collega lo sviluppo delle patologicità, diciamo, dei problemi causati fisicamente da questi germi, lo collega al terreno nel quale si sviluppano, perché secondo Antoine Béchamp e Claude Bernard, appunto, i germi sono pleomorfi, cioè hanno la possibilità di cambiare e cambiano forma, dimensione, si sviluppano oppure no a seconda del terreno nel quale sono situati. Di cosa sto parlando? Qual è il terreno? Nel caso nostro, degli uomini, delle donne, il terreno è proprio il nostro organismo. Quindi, secondo questo modello, secondo questa interpretazione, che è sicuramente molto più veritiera, molto più efficace, non basta che esista un germe, 1, 1000, milioni, migliaia, come quelli che ci sono sempre ovunque. Noi siamo costantemente a contatto con i germi sono ovunque, possono essere sulle superfici, sono nell'aria, sono ovunque, e quindi non basta che noi veniamo a contatto con questi germi, anche perché appunto essendo in numero così spropositato basterebbe veramente niente per farci ammalare, no? Pensiamo a quanti ne possiamo respirare, o a con quanti germi possiamo venire a contatto ogni giorno. Ecco, saremo sempre malati, dovremmo essere sempre malati. In realtà i germi
possono dare origine a sviluppi e modificazioni solo se in noi trovano un terreno adatto, un terreno fertile. Il terreno è il nostro organismo, quindi se il nostro organismo è adatto al loro sviluppo, allora questi germi svilupperanno, cambieranno forma, cambieranno dimensione e prolifereranno. Mentre se il nostro terreno non è adatto, questi germi staranno lì tranquilli senza dare nessuna conseguenza. Se vi sembra una cosa strana, provate a pensare come in natura. Per esempio pensiamo alle piante, no? Che sono un organismo vivente macroscopico, cioè grande, no? E le piante per esempio non si sviluppano ovunque. Noi possiamo mettere un seme di una pianta o anche una pianta stessa già cresciuta in posti differenti e a seconda del terreno nel quale è piantata la pianta, a seconda della luce che riceve, a seconda dell'acidità o meno del suolo, a seconda delle sostanze che sono contenute, questa pianta vivrà e si svilupperà oppure morirà, a seconda dell'acqua che gli diamo e a seconda della qualità dell'acqua che gli diamo. Quindi ci sono molti fattori che contribuiscono alla vita e allo sviluppo delle piante, così come dei germi, così come anche di noi esseri, di qualsiasi essere. Questo è un fatto molto importante, perché la medicina moderna tende a sottovalutare completamente il fattore del terreno, a vantaggio invece delle cure mediche, delle cure farmacologiche, perché chiaramente se un germe può essere responsabile della malattia e se ci sono innumerevoli quantità di germi, ci saranno anche innumerevoli malattie e innumerevoli quantità di rimedi per le malattie. Rimedi chiaramente tutti sotto brevetto e chiaramente tutti che producono lauti guadagni. Così non è per il terreno. Se noi pensiamo che qualsiasi germe si sviluppa solo se trova un terreno fertile, ecco che ribaltiamo completamente il punto di vista. Quindi, in questa breve pillola di igienismo per vedere l'elefante, io vi invito a riflettere sulla teoria dei germi e sulla teoria del terreno, e vi invito anche, se volete saperne di più, a seguire uno dei nostri corsi dove parliamo della storia della medicina moderna, andiamo a vedere come si è sviluppata e parliamo invece di come è possibile curare il nostro terreno e mantenere il nostro terreno corporeo in buono stato, in maniera che qualsiasi tipo di germe non possa attecchire, non trovi le condizioni ideali per svilupparsi. Se ne volete sapere di più, seguiteci sul canale Telegram, seguiteci sul sito assist.foundation, partecipate a un Open Day, venite a trovarci alla Corte delle Farfalle, seguite corsi online e informatevi, perché è molto importante, ne va della vostra salute. E questa è la pillola di igienismo per vedere l'elefante. Un abbraccio da Isa, alla prossima, ciao!